Ciao e bentornati sul mio canale. Oggi saluto Fantasy Scrap 78, Angelica D'Alterio e Linka. E voi avete mai provato la tecnica del diamond painting? Andiamo a scoprirla insieme. Io vi aspetto sul gruppo Vivi con Letizia. Ciao! Ero incuriosita dai quadri in strass che avevo visto in alcune fiere. Da poco mi è arrivata la scatola che avevo ordinato e faccio l'unboxing con voi. Nella scatola c'è la tela con il soggetto che ho scelto e poi ci sono le perline, cioè questi strass che vanno attaccati uno per uno. Ci sono le bustine con i diversi colori. Poi nella confezione c'è questa bacchetta che serve per prendere gli strass uno per uno, poi la pinzetta, questa vaschettina con queste scanalature per allineare gli strass. Come vedete la tela è composta da una cornice che circonda lo schema vero e proprio. Potete vedere anche voi che lo schema mi ricorda un po' gli schemi del punto croce, è composto da tanti piccoli quadratini, all'interno di ognuno c'è un simbolo e ogni quadratino è di un determinato colore. Qua per esempio c'è il cuore, qua c'è una B, qua c'è un più. Come facciamo a capire cosa ci serve? Basta che andiamo a guardare la leggenda che è riportata di fianco. Per esempio il cuore è il colore 939, quello che vedete di fianco 2617 è il numero di strass che servono per completare tutto lo schema. Lo schema è ricoperto da questa pellicola perché la pellicola protegge la parte adesiva, quindi mentre la cornice è di tela che sembra tela cerata, lo schema è appiccicoso e questo adesivo che ricopre completamente lo schema è quello che permette agli strass di rimanere attaccati. Non ho mai provato una tecnica di questo tipo, ho deciso di provare in questo modo. Taglierò poco per volta questa plastica che copre lo schema in modo da non lasciare esposta all'aria una parte troppo grande di lavoro, perché non voglio rischiare o di sporcarlo magari con le maniche oppure che ci vada a finire su della polvere che poi non permetterebbe agli strass di rimanere attaccati per bene. Inizio proprio con il colore 939, cioè questo qua. Ho ritagliato questo piccolo pezzo e ora, aiutandomi con la vaschetta, prendo qualche strass. In alcuni casi le sfumature sono molto simili, preferisco lavorare un colore per volta. Gli strass sono delle piccole semisfere che hanno la superficie curva che è multisfaccettata ed è quella che permette poi di dare proprio quell'effetto spettacolare perché la luce riflette in modi diversi. Da una parte concava, dall'altra parte è a forma di cupola. Con la bacchetta, nella quale va messa un pochino di cera, bisogna prendere la parte curva. Vedete come bisogna prendere ogni strass per attaccarlo poi sullo schema. Ogni strass è della grandezza esatta di ogni quadratino, quindi bisogna cercare di essere un po' precise nel posizionare al centro del quadratino ogni strass. Io procederò per colore andando da sinistra verso destra. Nella confezione c'era anche questo pezzettino di cera e aiuta a prendere gli strass che se no in alcuni casi fanno fatica a rimanere attaccati. Può sembrare un consiglio scontato, ma quello che vi consiglio è proprio di usare una postazione molto luminosa o comunque illuminate con una lampada. Ho completato con il primo colore il riquadro che avevo ritagliato prima. Ora ho deciso di procedere tagliando un altro pezzettino sotto dove ci sono ancora i simboli dello stesso colore. Se vi capita di sbagliare, per togliere gli strass potete usare la pinzetta. Ora, visto che in questa zona sullo schema c'è ancora qualche quadratino con lo stesso simbolo, quindi con lo stesso colore, ritaglio questa zona. È sempre una questione di comodità, quindi anziché rimetterle nel sacchettino per ritirarle fuori, completo questa piccola parte.
Ora cambio colore e inizio a riempire i quadratini con la B, che corrisponde al numero 500. Nel caso in cui rimangano dei piccoli residui di cera, come in questo caso, basta andare a toglierli con la punta della pinzetta. Ogni volta che finite di decorare una zona con un determinato colore, io vi consiglio di stabilire la strategia per la fase successiva, in modo da rendervi più agevole e anche meno noioso il lavoro. In questo caso, per esempio, io vedo che in questa zona ci sono tantissimi simboli dello stesso colore, quindi il più che corrisponde al colore 3847, quindi andrò a tagliare una grande parte di plastica in modo da poter posizionare gli strass di questo colore. Ho proseguito nel lavoro fino ad attaccare tutta questa parte. Ora passo a fare la parte superiore della criniera del leone. Procederò a chiazze, come potete vedere si vedono chiaramente alcune chiazze di colore. Andrò inizialmente a lavorare le macchie di colore più grandi, queste. Per farlo io ho già scelto alcuni colori predominanti in questa parte dello schema e, come ho già detto, per non rischiare di confondere le perline inavvertitamente ho deciso di dividere i colori in diverse vaschettine. Ho contraddistinto ogni vaschetta con il numero che corrisponde al colore degli strass che ci metterò dentro. Un altro consiglio che vi do è quello di tenere la vaschetta molto vicino al lavoro, in modo che lo possiate fare più velocemente. Come vedete io tengo appoggiata la mano sulla vaschetta e muovo le dita in questo modo.